Oggi vi parlo del Tamron 2875 2.8 G2 DI3 VXD eccetera. Beh, è la seconda versione di un obiettivo, non voglio dire fortunato, ma senz'altro performante, ma non senza qualche critica. Allora, grazie a RCE Foto Livorno, a Luca e Gabriele, ho potuto provare per voi questo obiettivo, perché mi incuriosiva un pochettino capire, ma le critiche sono giuste? È cambiato qualcosa rispetto alla prima versione? E ve lo racconto fra poco, non prima di avervi ricordato che tutta questa attrezzatura la trovate proprio da RCE Foto Livorno. RCE, ormai lo sapete, è il gruppo più grande che abbiamo in Italia che commercializza il materiale fotografico usato. Quando si parla di un obiettivo oppure di una macchina fotografica, bisogna provarla e cercare soprattutto di entrare un pochettino nell'ottica, scusate il gioco di parole, del suo significato nel contesto fotografico, perché è chiaro che un 28-75 mi viene da dire: ma perché non mi compro un 24-70? Che senso avrebbe un'ottica come questa? Esiste già il 24-70, non mi vorrete dire che rinunciate a 4 mm in basso per averne 5 più in alto? Credo che nessun fotografo lo farebbe. La pasta, quella buona, quella difficile da trovare, è in fondo è il 24, è il 21, il 19, cioè la qualità progettuale in un grandangolo è ben più difficile per mantenere lo stesso standard che andare ad aggiungere 5, 10, 15 mm di focale in più in alto. E allora che senso avrebbe questo se non andiamo a guardare, a spulciare un pochettino il mercato, e cioè i possessori di Sony il 24-70 2.8 ce l'hanno a portata di mano. Come, scusa? Ah, 2.400 euro? Urca, sono tanti. Beh, vabbè, mi compro il Tamron 24-70 2.8, però ne servono più di 1.200. Il Sigma, siamo sopra anche con quello. E allora ecco che troviamo il perché di un obiettivo come questo, perché altrimenti, ve lo dico subito, anch'io per primo da fotografo, che senso avrebbe costruirlo? Questo è un obiettivo che costa meno del 24-70, è un 28, arriva a 75, cambia pochissimo, basta fare un metro avanti, abbiamo compensato la distanza focale, però ci dà un 2.8 continuo e ci dà anche una qualità fotografica davvero elevata. E allora è vero, non sarà il 24-70 2.8 della Sony, ma è anche vero che me ne compro quasi 3 con questo prezzo. Se poi riesco a trovarlo nel mondo dell'usato, tanto meglio ancora. Ecco perché la recensione di oggi muove solo da questo punto di vista, perché altrimenti è troppo facile dire esiste il 24-70 2.8, mi compro quello. Questo serve proprio per coloro che cercano una qualità, ma soprattutto un 2.8 costante su tutto l'arco delle lunghezze focali. Tutt'al più posso fare un pensierino ad un 24-105 f4, cioè rinunciando a quello stop che forse non farà una grande differenza, però lasciate che vi dica da fotografo anche di meeting, di matrimoni, eccetera, il 2.8 a volte invece la differenza la fa nella velocità di scatto, nell'ambientazione, nello sfocato, e questo obiettivo mantiene tutte le promesse. Decisamente un salto in avanti rispetto al modello precedente, sia per la qualità che per anche quella sensazione un pochettino plasticosa, di giocattolone, di quel made in China che ogni tanto ci fa storcere il naso. Qui non c'è più. Un obiettivo che funziona molto bene, anche la scorrevolezza, è frizionato bene, si muove con velocità, va a segno, un bell'arco focale. Insomma, a me è piaciuto lavorarci in questa settimana che l'ho avuto a disposizione. Vi confesso che ho fatto anche qualche foto in più di quella che mi sarebbe servita per i test, perché alla fin fine è leggero, è pratico. Anche questo, non dimentichiamolo, non stiamo parlando di un 24-70 2.8 che per farci stare il 24, perché è lì che c'è veramente la parte difficoltosa del progetto, serve un vetro più grosso, un peso maggiore. Avevo in mano proprio, eccolo qua, poco fa la Canon, la R6 con il 24-70 2.8. E siamo ben lontani, pesa di più questo. È vero che è un 24-70, ma alla fin fine mi serve davvero?
Allora vi dico, sì, vi rispondo, a me, ma qui entriamo nel gusto personale, a me il 24 piace. Il 24 mm mi piace un po' in tutte le salse, nel 4 terzi, nel 2 terzi, mi piace e quindi sono uno di quelli che non rinuncerebbe a questo, anche se mi rendo conto che poi alla fin fine col 28 ho fatto più o meno le stesse cose. Cioè la differenza sostanziale è invece questo diaframma così generoso, capace di creare anche uno sfocato piacevole, non è proprio da tutti. E poi è un obiettivo che oltre al peso mette anche in campo una velocità, certo la tecnologia Tamron non la scopre certamente oggi, mette in campo una velocità, una operatività che mi ha assolutamente soddisfatto. Ci sono gli attacchi per la regolazione attraverso il computer, insomma con questa presa USB, c'è un pulsante che consente di personalizzare l'obiettivo. Non su tutte le camere consente di avere un ventaglio di applicazioni così ampio, su qualcuno addirittura pare che ci siano problemi di conflittualità, però alla fin fine si vive felici anche senza questo comando, che potrebbe per esempio assegnare la variazione dei diaframmi alla ghiera di messa a fuoco. La zoomata, come vedete, estende l'obiettivo non di tanto, perché stiamo parlando comunque di un 28-75, quindi di un 2 e rotti per. Molto comoda invece l'impugnatura, si prende subito bene in mano, bel grip, comoda anche questa della messa a fuoco, anche se nel corso della vita fotografica di questo obiettivo verrà usata davvero pochino. Il paraluce fa bene il suo lavoro, è anche bello solido, un bel paraluce. Bisogna essere in buona per innestarlo, perché se provate a farlo così come ce l'avevo io in mano nel verso giusto è un conto, se lo prendete da un'altra parte ci vuole un pochettino più di mestiere, nel senso che a volte si rischia di girare a vuoto. Insomma, è meglio guardare dov'è il segnetto bianco e farlo collidere, così si va a colpo sicuro. In conclusione, è un obiettivo tutto fare, ma tutto fare di alta qualità, perché non dimentichiamolo, è un 2.8. È davvero l'alternativa tra che cosa? Tra questi due mondi, tra un 24-70 2.8 molto costoso, molto pesante, e un 24-105 che però vi fa rinunciare a quel diaframma che per molti invece è importante. Ecco dove si colloca questo obiettivo. E a voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video di PhotoArt. Buona luce!